4 gradi fuori e continua a piovere ormai da... Buona. Quindi non c'è una batteria, non c'è una presa elettrica, non c'è una ricarica. Perfetto. Anche a fare qualche foto o magari mettere addirittura una fototrappola. Ciao e bentornati al Chignadì. Oggi giornata invernale di pioggia, ci sono circa 4 gradi fuori e continua a piovere ormai da 2 giorni, quindi all'esterno posso fare poco e allora mi dedico a qualche lavoro interno e a cucinare anche qualcosa di buono. Oggi mi faccio un pollo con le patate, lo farò nel forno della stufa perché chiaramente l'ho accesa per far sì che si riscaldi tutto l'interno. Metto un po' di olio sotto che rimane leggermente surgelato, viste le temperature interne che ci sono la mattina. È incredibile come le patate di quest'estate siano ancora perfettamente sode e senza nessun segno di danneggiamento. Poi a me piace tantissimo l'aglio e la cipolla e quindi ne aggiungo anche qui. Questo invece stava pian piano rovinandosi. Anche questa è una cipolla dell'orto, qui in baita, anche lei perfettamente ancora integra. La usiamo tutta. Mamma mia, che profumo! Non fa neanche piangere. Ok. Ciao.
Insomma, dato che in tanti commenti sotto i video qualcuno ha chiesto perché parlo poco, e allora adesso vi beccate questo video dove parlo tanto. Poi per parlare ho comprato questi microfoni, che sono i microfoni DJI, una coppia ho preso così che se capiterà appunto qualcuno, qualche amico che viene a trovarmi in baita, possiamo fare anche qualche video insieme. Voilà. Un po' di pelle la lascio. Adesso vado fuori sotto la pioggia a recuperare qualche spezia. Ok. Ho preso salvia e rosmarino, adesso recupero l'alloro e ho finito. Che lavata! Ok. Un po' di pepe, un po' di sale, con anche delle erbe di montagna. Ci mettiamo anche 2 bacche di ginepro, anche se non c'è liquido, profumano un po'. Via, direi che ci siamo. Andiamo in forno. Allora, ho messo 2 termometri in questa stufa legna, uno qua davanti che segna 175 gradi e uno in fondo. Adesso vediamo quanto segna. Ok, quello in forno segna 500 gradi sul retro, perché è la parte dove passano i fumi caldi. Inforniamo. È difficile cuocere nel forno della cucina economica perché le temperature non sono omogenee e quindi ci sono dei lati più caldi, dei lati meno caldi e sopra e sotto hanno temperature completamente diverse. Quindi dovrò girare tra una mezz'oretta la teglia in modo tale che non si bruci dietro e non rimanga cruda davanti. Primo giro.
sente già un po' di profumo di cipolla. Buono. Allora, approfitto di questo video dove con la stufa accesa sfrutto un po' appunto il calore per raccontarvi di questo oggetto del quale mi avete chiesto già in 2 o 3 nei commenti, sia Instagram che YouTube, ovvero quello che chiamo il mio parco eolico, perché si tratta di ventole come questa. Ne ho 2, una è mobile che uso sul ripiano di Ghisa e l'altra è fissa, la tengo sullo scarico dei fumi, sul tubo dei fumi. Come funzionano? Intanto la cosa interessante è che non vanno a elettricità, quindi non c'è una batteria, non c'è una presa elettrica, non c'è una ricarica USB, non c'è nulla. Semplicemente funzionano con un principio fisico di termodinamica, credo, che si chiama effetto Seebeck e funziona in questo modo. La differenza di temperatura tra questa base, chiaramente tutto un metallo conduttore, la differenza di temperatura tra questa base che ha contatto col calore forte della Ghisa, del piano di Ghisa, e queste alette che invece dissipano calore, quindi sono più fredde, questo sbalzo termico attraverso questo effetto e diciamo una piastrina che appunto si occupa di convertire questa differenza termica in elettricità, permette appunto di far girare la ventola. Quando la stufa si spegne, man mano che perde calore, verso, non so, gli 80-90 gradi circa, si ferma. Appena invece supera quella temperatura, inizia a funzionare. E più la stufa è alta e più le pale girano veloci. Per cosa le uso? Le uso perché il calore della stufa, diciamo, si irradia principalmente partendo da qui. Per cui se vado verso la parte lontana della stanza ho molti gradi in meno. Invece grazie a queste 2 ventole, questa che di solito punto dal lato della cucina o comunque per far girare l'aria anche nella sala, e quella che è puntata dall'altra parte, il calore viene spinto un po' più lontano dalla stufa e devo dire che funzionano molto bene. Infatti le ho consigliate appunto anche a chi me l'ha chiesto, ho mandato dei link e hanno un costo davvero basso, per cui per chi ha le stufe può essere un piccolo aiuto perché permettono di alzare di un paio di gradi gli angoli della stanza che magari non ricevono temperatura forte diretta dalla stufa. Sono molto carine e interessanti proprio perché non funzionano a batteria, quindi hanno anche un che di ecologico e di sfruttamento di un calore che già si utilizza e si spende, diciamo, attraverso il legno per la stufa. Intanto che cuocio la cena, mi occupo di finire queste 2 casette. Sono 2 casette nido per uccellini selvatici. La prima, come questa, è fatta in modo da avere un ingresso piccolino e alto, è adatta a certi tipi di uccellini come le cinciallegre, mentre questa ha un ingresso un po' diverso, un po' più largo, e è adatta agli uccelli che hanno bisogno di più luce anche per quanto riguarda il nido. Chiaramente non so se funzioneranno, però siccome l'anno scorso avevo qualche nido di merlo e di scricciolo, insomma di qualche uccellino del bosco, mi faceva piacere dare una mano e soprattutto mi faceva piacere dare anche un'occhiata. Quindi se dovessero davvero nidificare all'interno di uno di questi nidi, probabilmente ne farò un terzo, adesso vediamo, riuscirò anche a fare qualche foto o magari mettere addirittura una fototrappola e registrare qualcosa di interessante. L'anno scorso nel nido avevo 3 belle
tre belli ovetti azzurri e insomma mi farebbe piacere di riuscire a vedere qualcosa anche quest'anno. I nidi, diciamo, fatti dall'uomo per gli uccellini selvatici vanno messi a inizio inverno, a metà inverno, perché credo debbano in qualche modo essere digeriti e accettati, e poi bisogna solamente sperare che si tratti di qualche albero dove magari si posano o lo riescono a vedere e la scelgano come casa già pronta. Li ho fatti tutti con pezzetti di legno di ritaglio che avevo da buttare o che uso nella stufa per accendere perché sono legni morbidi e qualche pezzetto di pallet, quindi tutta legna di recupero, le viti invece sono nuove, le avevo. Quindi lo attaccherò all'albero così, farò un buco qui e rimarrà appoggiato in questo modo. Adesso vediamo se è un albero, un davanzale, insomma, volevo provare un po' di posti. C'è un tettuccio che dovrebbe garantire all'acqua di non entrare o entrare poco e poi qui sopra metterò una guaina di quelle a base di catrame perché così diciamo, l'acqua non entrerà da queste fessure. Mentre invece qualche piccola fessura qui attorno la silicono, il meno possibile, ecco, anche perché in natura non hanno bisogno di tutto questo, però se per caso insomma, riesco a limitare l'ingresso di acqua, questi nidi poi potrò usarli anche i prossimi anni. Quindi adesso vado di silicone. Metto giusto qualche goccia di silicone acrilico perché è quello un pochino più adatto a stare all'esterno. Ok, ci siamo. A questo punto le rimetto dentro ancora un pochino senza carta sopra. Vediamo un po' a che punto è la crosticina. Si sta facendo, quindi va tutto bene. Dovremmo esserci. Vediamo un po'. Sì. Ecco.
Buona. Mamma mia, che profumino. Ok. Buon appetito. Ho avuto un'idea. Buongiorno. Oggi giornata splendida, c'è il sole, pochissime nuvole, un panorama sul lago che apre il cuore, fa freschino e ci sono gli uccellini che cinguettano. Bello, bello, bello. Ancora un po' di umido dalla pioggia dei giorni scorsi, però vedo che oggi finalmente è finita. Allora iniziamo la giornata. Ciao. Ottimo. Niente batteria, giusto? Grazie. Eccomi di ritorno. Sono andato a prendere questo per l'idea che mi era venuta e soprattutto sul sentiero ho incontrato un amico che mi ha regalato queste uova fresche, saranno una dozzina, e un po' di questi che sono topinambur, una pianta che si può mangiare, il tubero, e si può anche piantare, è una mezza infestante, però poi dopo, siccome produce queste radici, questi tuberi, è anche interessante perché ti rimane poi qualcosa, insomma, anche da mangiare. Sono contentissimo. Oggi quindi a pranzo un paio di uova.
Allora, l'idea che mi è venuta riguarda questo, che adesso apriamo insieme. Ok. È piccolino, ma dovrebbe funzionare, dovrebbe bastare. Che cos'è? Sembra una luce di quelle da influencer, in realtà è sia una luce, ma è una luce a spettro completo che si usa per far crescere le piante in interno. Questa immagino vada avvitata qui. Ok. Perfetto. Ok, funziona in questo modo, si pianta dentro un vaso, così, e poi si può programmare a un timer regolabile con questo sistema, ok? E, e da questa luce irradia, diciamo, tutte le frequenze tipiche del Sole, la luce naturale solare. Spettro completo vuol dire proprio questo. Cosa succede quindi? Che la pianta ha l'impressione di essere sotto il Sole, quindi cresce regolarmente col suo percorso naturale, solo che invece è all'interno della casa. Allora, perché ho fatto questa cosa? Perché ehm, il basilico fuori non riesce a crescere, fa un po' fatica e chiaramente anche se dovesse riuscire a crescere lo farebbe solamente in una certa stagione. E invece io ne ho bisogno, ho piacere di averlo anche per qualche mese in più, allora proverò con questo metodo. Quindi collegherò la mia luce alla corrente e lo farò con la batteria solare, quindi in realtà in un certo senso è un po' come se prendesse dell'energia solare. La collego con la batteria, quindi alla corrente, e dovrebbe appunto produrre questa luce. Adesso facciamo una prova insieme definitiva. Lascio dietro un pezzetto di plastica per garantire che stia in piedi. Ok, quindi questa è la mia luce a spettro completo. La infilzo qui. Ecco fatto. Ok. Non l'ho ancora accesa, ovviamente. L'idea è di posizionarla qui in cucina, in una zona che comunque poi durante il giorno, quando non ci sono, rimane buia. E con questo sistema permettere comunque la crescita. Allora, la cosa interessante di questo timer è che può essere regolato anche con i tempi naturali della luce del giorno e diciamo, dell'assenza di luce notturna. Io per esempio utilizzerò un 12 ore di luce e un 12 ore di buio, proprio per simulare grosso modo il naturale ciclo solare. Ok, vediamo intanto se funziona, la collego alla corrente normale. Perfetto. Si può aumentare e diminuire, vedo, l'intensità. Questo, questo permette di gestire il tipo di luce e questo invece è il timer. Ok, funziona. Poi quello che stavo pensando è di prendere un vaso autoirrigante, di quelli che hanno lo stoppino simile alle lampade a petrolio, che aspira l'acqua per capillarità, da un vaso sottostante e quindi di fatto non dovrebbe essere necessario più controllarla perché ha la luce per la crescita e ha l'acqua per il nutrimento. Bene, vediamo se funziona. Tra qualche giorno scopriremo se questa pianta sopravvive o no.
Alla fine ho deciso di dare una pitturata a questi due nidi, così esteticamente anche all'esterno stanno meglio. Userò un impregnante all'acqua. Chiaramente pitturo solo l'esterno per proteggerlo, mentre l'interno lo lascio naturale anche per il bene degli inquilini futuri. Poi finito questo lavoro, tra qualche giorno, domani così quando sarà asciutto, metterò il tetto, una copertura appunto di guaina bituminosa, catramina, cose del genere. Prima, mentre sono uscito, ho visto nell'orto era pieno di cinciallegre. Appena ho messo piede fuori dalla porta, sono volate tutte via. Quindi probabilmente una di queste potrebbe andare proprio in quella zona. Questa è la parte a contatto con l'albero che avviterò. Sicuramente una di quelle che va coperta meglio e protetta bene. E questo è fatto, il primo è andato. Adesso facciamo il secondo e poi lasciamo asciugare. Quasi finito la vernice, ma dovrei riuscire a completare questo nido. Proprio le ultime gocce. Forse riesco proprio giusto a finirlo. Fatto. Voilà. Ok, sono asciugate. Adesso facciamo i buchi per attaccarle poi con le viti all'albero. Uno è fatto. E due. Voilà. Ok. Cominciamo con questa. Stavo pensando di attaccarla qui sul caco perché si richiede che abbiano un'altezza da terra almeno di 2,5 metri, 3 metri, 2 metri. Siccome qui è in dislivello, teoricamente potrebbe andare bene. Poi c'è spesso un via vai di uccellini su questo albero e quindi spero che sia il posto giusto. Faccio un po' fatica a trovare il posto giusto perché non ho pensato che con un solo chiodo il nido potrebbe ballare. Chiaramente la parete dietro non è verticale a piombo, per cui o lo metto in basso
oppure devo trovare un'altra soluzione. Bene. Allora, potrebbe essere il suo posto, vediamo se funziona. Devo mettergli ancora su il tetto in catrame e poi è finito. Questa invece pensavo di metterla sul davanzale di una finestra che ha un vetro scurato per cui non si vede all'interno, e se per caso si riempirà potrò anche dare un'occhiata senza essere osservato. Gli piazzo sopra un bel sasso, così anche dal punto di vista del vento non dovrei avere problemi. Sembra un po' storta perché c'è l'edera. Ok. Ok. Vediamo se va meglio. Bene. È stato più complicato del previsto. Non mi ricordavo che c'era questa altezza da sorpassare. Comunque dovrebbe andare bene. Hanno anche una bellissima vista lago. Voilà. Ok, allora. Bene, adesso la scaldo, così aderisce bene e ho davvero finito.
Allora, adesso che ho fatto l'isolamento del tetto, posso rimettere nello stesso punto di prima la vite. Ok. Bene, ho finito. Sono contento. Caspita, speriamo che la vedano perché ha lo stesso colore dell'albero e del muschio che c'è sopra. Va bene, allora questo per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.